Bentornati alla nostra serie sulle frequenze di campionamento, in cui valutiamo i loro vantaggi e svantaggi. In questo secondo video vediamo se le sessioni a frequenze di campionamento elevate siano indispensabili per evitare l'aliasing. Nel primo video di questa serie abbiamo presentato pro e contro da considerare quando si sceglie la frequenza di campionamento con cui lavorare. Se non l'avete visto, trovate un link in descrizione per recuperarlo. Tra i principali vantaggi viene spesso nominata la riduzione dell'aliasing. Ma cos'è l'aliasing? Secondo Nyquist, per descrivere correttamente un segnale audio in digitale sono sufficienti 2 campioni per ciclo. Se non soddisfiamo questa condizione, il sistema introduce una frequenza non presente nel segnale originale, detta alias. Questo errore è quindi chiamato aliasing. L'aliasing è un problema del digitale ed è dovuto alla sua risposta in frequenza finita, il cui limite massimo è la cosiddetta frequenza di Nyquist. L'alias si forma in questo modo. Vediamo come le frequenze al di sopra della frequenza di Nyquist vengano descritte in maniera errata e senza una relazione armonica con il resto del segnale. L'aliasing può comparire principalmente in 2 occasioni. Nella conversione AD, ad esempio in registrazione, oppure per alcuni tipi di processamento, in mix o mastering. Gli alias non possono essere rimossi una volta generati, perché entrano a far parte del segnale ed è difficile distinguerli dal resto. L'unica soluzione per non avere alias è evitare che vengano generati. I modi per farlo sono 2: aumentare la frequenza di campionamento o eliminare le frequenze che generano aliasing. Lavorando a frequenze di campionamento più elevate, la frequenza di Nyquist si sposta più in alto, aumenta la banda passante e di conseguenza si riduce l'aliasing. Come vediamo, con i 44.100 Hz la banda passante arriva fino ai 22.050 Hz, mentre con i 192 kHz arriva fino ai 96 kHz. Quindi anche i 192 hanno un limite massimo e l'aliasing non è del tutto assente. Si crea lo stesso, solamente a frequenze più alte e in quantità minori. Potremmo comunque scegliere di lavorare a 192 kHz per avere meno probabilità di generare alias. Come abbiamo detto nel primo video, dobbiamo però ricordare che frequenze di campionamento elevate portano sempre degli svantaggi, come file più pesanti e maggiore carico sulla CPU o sui DSP. Per evitare l'aliasing, questi svantaggi vengono compensati dai vantaggi delle sessioni a 192? Per capirlo faremo una serie di test. Potete partecipare scaricando i file WAV per dei blind test dal link in descrizione e importandoli in una sessione a 192 kHz nella vostra DAW. Partiamo dalla fase di registrazione. Un segnale in ingresso nel convertitore AD potrebbe avere armoniche al di sopra della frequenza di Nyquist e generare alias. In ogni convertitore AD è però sempre presente un filtro anti-aliasing per eliminarle prima della conversione. Un filtro anti-aliasing è semplicemente un passabasso che rimuove le informazioni al di sopra della frequenza di Nyquist. Deve necessariamente essere posizionato prima della conversione e, come tutti i filtri, ha la caratteristica di introdurre una certa quantità di distorsione. Un ulteriore vantaggio di un'elevata frequenza di campionamento è che permette un filtro anti-aliasing meno aggressivo, che quindi introduce meno distorsione sul segnale. Come forse avrete visto, nel nostro primo video sulle frequenze di campionamento abbiamo registrato lo stesso segnale con la stessa strumentazione, prima in una sessione a 192 kHz e poi in una sessione a 44.100 Hz. Nella sessione a 44.100 questi problemi indubbiamente ci sono, ma li avete sentiti? Noi no. Provate a fare di nuovo il blind test scaricando i file del primo video e fateci sapere se riuscite a sentire chiaramente l'aliasing. Per testare il lavoro del filtro anti-aliasing possiamo fare anche un altro test. Colleghiamo tra loro 2 convertitori impostati a 192 kHz. Dal primo inviamo uno sweep fino ai 96 kHz e lo registriamo nel secondo. Ovviamente non ci aspettiamo aliasing perché siamo sempre sotto la frequenza di Nyquist. La registrazione conferma anche quello che abbiamo detto prima, cioè che l'intervento del filtro anti-aliasing è più morbido perché è meno pendente e inizia ad attenuare da molto prima. Ora impostiamo la frequenza di campionamento del secondo convertitore a 44.100 Hz e registriamo nuovamente. Vediamo dall'analizzatore di spettro che una volta superata la frequenza di Nyquist si formano alcuni alias. Da quello che possiamo vedere, l'aliasing è sempre sopra i 20 kHz ed è dovuto alla banda di transizione del filtro anti-aliasing. Inoltre l'ampiezza delle frequenze introdotte è molto bassa, circa 50 dB sotto il segnale. Riusciamo a vedere gli alias in questa situazione perché siamo andati a cercarli, ma in una normale registrazione non sono udibili, perché sopra i 20 kHz e mascherati dal segnale. Per controllare se sia effettivamente così possiamo fare un blind test. Prendiamo uno dei segnali a 192 registrati per il primo video e lo inviamo da un convertitore all'altro, registrando i risultati prima a 192 kHz e poi a 44.100 Hz.
Mettiamo poi i file nella stessa sessione, convertendo il file da 44.100 a 192 per poterli paragonare a orecchio. Questa conversione non pregiudica il test perché non altera il contenuto dei file a 44.100. Vi mostreremo il perché in un altro video. Anche dovesse cambiare qualcosa, la conversione non peggiorerebbe il file con qualità maggiore, ma al massimo quello con qualità minore, rendendo ancora più ovvie le differenze e facendo riconoscere più facilmente i 192. Facendo questo primo blind test noi non sentiamo differenze tra i due file che permettano di capire quale sia 192 kHz. Potete provare anche voi scaricando e paragonando i file A e B per cercare di individuare a orecchio quale sia stato registrato a 44.100 Hz. Non barate. In questo caso abbiamo usato un convertitore professionale di fascia alta, che al momento della realizzazione del video ha un costo superiore ai 4.000 euro. Facciamo ora lo stesso test sostituendo il secondo convertitore con una scheda audio economica e non professionale. Possiamo notare come l'aliasing della scheda audio sia praticamente uguale a quello del convertitore professionale. È presente solo al di sopra dei 20 kHz e con ampiezza molto bassa. Un blind test per individuare l'aliasing in questo caso sarebbe falsato dalle differenti caratteristiche dei convertitori, che renderebbero diverso il carattere dei due segnali per altri motivi. Passiamo adesso all'aliasing nel processamento durante mix e master. Quando con un saturatore, distorsore o processore di dinamica generiamo nuove armoniche all'interno di una sessione, queste potrebbero superare la frequenza di Nyquist e creare così degli alias. Infatti, se in una sessione a 44.100 Hz distorcessimo ad esempio i 10 kHz, introdurremmo i 30 kHz. Siamo ben oltre la frequenza di Nyquist e infatti notiamo l'aliasing. Facciamo lo stesso test in una sessione a 192 kHz e vediamo che questi sono invece in grado di gestire la nuova armonica. In entrambi i casi, però, è importante notare che aumentando la quantità di distorsione aumentano le armoniche generate e di conseguenza gli alias. Infatti, come abbiamo detto prima, creando ulteriori armoniche arriviamo ad aggiungere alias anche nella sessione a 192 kHz. In questo caso alcuni degli alias generati potrebbero cadere comunque al di sopra dei 20 kHz e quindi negli ultrasuoni, riducendo ulteriormente il problema dell'aliasing. C'è da dire che normalmente le frequenze dai 10 kHz in su hanno poca energia, perché qui troviamo solo armoniche. Gli alias creati distorcendole hanno ancora meno energia e quindi sono ancora meno udibili. Per capire quanto questi alias possono influire sul risultato finale, facciamo un altro test paragonando un mix a 192 kHz e uno a 44.100 Hz. Dato che ai fini di questo test ci interessa analizzare solo l'aliasing nel processamento e non controllare altre differenze tra le due frequenze di campionamento, tutto il materiale di partenza è volutamente a 44.100 in entrambe le sessioni. Abbiamo quindi convertito i file da 44.100 a 192 per una delle due sessioni, e la frequenza di Nyquist maggiore servirà solo per gestire in maniera diversa l'aliasing. Purtroppo in questo caso non possiamo affidarci al null test. Se infatti esportiamo i due mix e li importiamo in una nuova sessione a 192, possiamo notare come non sia possibile allinearli perfettamente. Resta sempre una differenza di fase inferiore al sample a 192 kHz, quindi meno di 10 milionesimi di secondo. Una differenza impossibile da notare a orecchio, ma sufficiente per falsare il null test. Possiamo quindi solo effettuare dei blind test e controllare a orecchio. Iniziamo facendo un mix solo con volumi e pan, e saturiamo poi ogni traccia nello stesso modo. Usiamo un hard clipper per ridurre al minimo le variabili rispetto all'uso di altri saturatori. Nella sessione a 44.100 sono ora certamente presenti degli alias, ma noi non siamo in grado di sentirli chiaramente. Potete provare anche voi paragonando i file C e D, cercando di individuare a orecchio quale sia 44.100 Hz. Considerando solo l'aliasing, vi sembra che i vantaggi di una sessione a 192 compensino gli svantaggi? Se pensate di sì perché siete stati in grado di sentire chiaramente gli alias, o per una presa di posizione non volete crearne nel vostro mix, c'è comunque un'altra soluzione: l'oversampling. Come già detto, solo i processori non lineari creano nuove armoniche, e non è neanche detto che arrivino a creare alias. In un mix, perciò, sono relativamente pochi i plugin che rischiano di causare aliasing. Non vale quindi la pena avere l'intera sessione a 192 kHz, con tutti i suoi svantaggi. Basta invece far lavorare quei singoli plugin in oversampling, se lo permettono. Facciamo un esempio. Prendiamo una sinusoide a 10 kHz e la distorciamo. Possiamo vedere come attivando l'oversampling effettivamente si riducano gli alias. Con l'oversampling però ci sono degli svantaggi, come il maggiore consumo di CPU. Attiviamo quindi l'oversampling in tutti i clipper del mix a 44.100 e confrontiamo le tre sessioni. Vediamo come la sessione con oversampling consumi più di quella senza, ma comunque meno della sessione a 192. Ricordiamo che l'obiettivo di questo video è solo vedere se impostando le sessioni a 192 otteniamo risultati migliori nel risolvere il problema dell'aliasing, non spiegare l'aliasing nel dettaglio o analizzare le altre differenze tra le frequenze di campionamento. Considerando tutto quello che abbiamo detto, ci sembra che per la registrazione i 192 kHz non offrano vantaggi rispetto ai 44.100 Hz.
L'aliasing potrebbe comparire di più in fase di mix, ma anche qui spesso in maniera poco percepibile o facilmente risolvibile con l'oversampling, senza dover ricorrere a intere sessioni e frequenze di campionamento elevate. In conclusione, non lasciate che l'aliasing distolga l'attenzione da ciò che è veramente importante. Missare bene. Un buon prodotto missato bene suona bene, con o senza aliasing. Nel prossimo video di questa serie vedremo se le frequenze di campionamento elevate migliorino il time stretching e l'analisi dei segnali. Continuate a seguirci.